Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vedremo come realizzare questo scialle Bactus. Il mio è piccolino, quindi l'ho chiamato Bactus, con dei ventagli di maglie alte. Vi allargo la trama da poter vedere, ventagli e punti V, giri di ventagli e giri di punti V, che permettono poi la realizzazione del ventaglio superiore. La struttura è molto semplice, il punto d'avvio ugualmente facile. Si tratta appunto di un Bactus molto corposo, molto decorato, in base diciamo al filato e all'uncinetto prescelto. Il progetto assumerà sicuramente differenti interpretazioni. Io ho utilizzato un filato in puralana e un uncinetto del 4. Cosa ci occorre? A parte appunto il filato a nostro piacimento, io francamente durante la lavorazione ho utilizzato un piccolo marcapunti per delinearmi proprio il punto centrale della lavorazione, perché mi era più semplice, ed una forbice, poi un paio di forbici per tagliare il lavoro, diciamo il filo a fine lavoro, oppure in caso di necessità durante l'esecuzione. Vediamo un pochino come ho lavorato e che cosa ho fatto. Sono partita da un anello magico in cui sono andata a montarmi 3 catenelle, una in più, e poi sono andata a lavorare una maglia alta, catenella di separazione, ancora una maglia alta, ancora una maglia alta, ancora una e una maglia alta, e l'ultima. In pratica, all'interno dell'anello magico andiamo a creare una piccola struttura costituita da 3 catenelle e 5 maglie alte separate da una catenella. Successivamente sono partita con l'esecuzione del giro di punti V, e come terzo step c'è stata la realizzazione dei ventagli. I nostri ventagli sono belli folti, vedete. Poi io come ultimo giro ne ho realizzato come ultimo giro proprio quello dei ventagli, che rendono la lavorazione molto decorata, e sono costituiti da 7 maglie alte, catenella di separazione, una maglia alta, catenella di separazione, 7 maglie alte. Quindi le 7 maglie alte in ogni ventaglietto sono la nostra costante. Adesso vediamo un pochino come si avvia il lavoro e come procedere in maniera molto spedita, autonoma. Vado a recuperare un attimo il mio filo di lavorazione e partiamo. Sposto un po' il lavoro che tirerò giù nel momento che mi sarà necessario. Come abbiamo detto, partiamo con un anello magico in questo modo. Io faccio così, mi infilo qui dentro, recupero il filo e inizio la lavorazione di, mi sposto un attimo, di 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, 1, 2 e 3, una catenella in più, l'altra maglia alta. Abbiamo detto che nel primo lavoro avremo una costante di 5 maglie alte, ok? Allora, altra catenella, maglia alta accanto, poi catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, e sono a 4 maglie alte, catenella, maglia alta. In tutto è come se dovessimo avere 6 maglie alte su questo giro.
La prima logicamente, come sappiamo, quando a inizio giro nell'uncinetto, la prima maglia alta viene solitamente sostituita dalle catenelle. Contiamo di nuovo insieme per evitare di aver fatto errori. Abbiamo le 3 catenelle e una maglia alta, quindi 1 2 3 4 5 più una 6. Perfetto. Adesso passiamo al nostro secondo giro, ok? Il nostro secondo giro cosa facciamo? Ve lo scendo un attimo il lavoro, lo faccio vedere. Saliamo di 3 catenelle, aggiungiamo una catenella, un'altra maglia alta nel primo spazio, poi facciamo un punto V nel secondo spazio, punto V centrale nel quarto spazio, un punto V nel quinto, infine vado a terminare la lavorazione con una maglia alta, catenella, maglia alta. Ok, quindi cosa faccio? Ho detto salgo di 3 catenelle, 2 e 3, giro, aggiungo una maglia alta in questo spazio. Ok, ci siete? Poi cosa facciamo? Filo sull'uncinetto, nel secondo spazio mi vado a creare i punti V, che poi saranno una dei motivi fondamentali della lavorazione di questo Bactus o scialle, se lo fate lungo, in cui ci sarà maglia alta, 3 catenelle, 2 e 3, maglia alta, poi di nuovo nello spazio centrale, nel punto centrale, invece di avere solo 3 catenelle ne dobbiamo mettere 4 per formare gli aumenti, quindi catenelle, maglia alta, 2 3 e 4, nuova maglia alta nello stesso spazio, andiamo nello spazio successivo per crearmi nuovamente uno spicchietto con la maglia alta, poi abbiamo 1 2 3, di nuovo qui catenella, poi siamo qui. All'inizio il nostro lavoro è abbastanza ampio, ok, e andiamo a creare l'ultimo pezzetto, che sarà costituito da una maglia alta, catenella, maglia alta finale. Cerco di lavorarla nella terza catenella del giro, ok, e questo è il secondo lavoro. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a realizzare i primi aumenti, ok? Allora, come facciamo? Cioè i primi ventagli, saliamo, e soltanto qui diciamo il lavoro un pochino più antipatico, perché non c'è la costante, poi dai giri successivi si strutturerà il lavoro e quindi andremo avanti tranquillamente. Salgo sono su questo lato 3 catenelle, nello spazio qui nel primo spazio vado a realizzarmi il primo ventaglio, ok, quindi salgo con 3 catenelle, 1 2 e 3, giro il mio lavoro, in questo stesso spazio vado a montarmi 7 maglie alte, una, 2, 3, 4, 5, 6
e infine 7. Poi aggiungo una catenella, vado in pratica nel punto V, che poi nei giri successivi dovrà ospitare i ventagli, però in questo giro preparatorio no, soltanto in questo pezzettino. Qui dentro vado, entro e faccio una maglia bassa, perché i ventagli scopriremo che saranno separati da catenella e maglia bassa. Un'altra catenella, filo sull'uncinetto, mi pongo qui non vado a lavorare nell'archetto centrale perché devo ospitare comunque in questa zona 2 ventagli, ma vado nell'ultima maglia, diciamo nella prima maglia alta del ventaglio centrale lavorato, e al suo interno vado a lavorare nuovamente le mie 7 maglie alte. Per quello il diciamo, scusate, il segnapunti viene utilizzato, io l'ho utilizzato francamente, mi serviva proprio per poter marcare questo passaggio, perché soprattutto poi utilizzando questi filati multicolor avevo paura di non rintrecciare più la riga sottostante, quindi l'ho utilizzato e vi farò vedere come. Intanto sto montando le mie 7 maglie alte, vediamo quante sono, per ora 6, una 7, ok? Adesso catenella, vado nella maglia alta a fianco che costituiva il ventaglio da 4 e vado a fare la stessa cosa, quindi anche su questa maglia alta vado a realizzarmi 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, un attimo che ci arriviamo, 5, 6 e 7, e io ho messo i segnapunti qui in mezzo nella parte centrale, perché appunto avevo sempre paura di perdermi il segno. Se utilizzate, io magari qui non lo chiudo perché siamo proprio ai primi giri, però se avete dei segnapunti più grandi, l'ho chiuso in realtà, dei segnapunti più grandi non è nemmeno necessario chiudere, perché soprattutto nei primi giri, perché sono così veloci che riprendete subito in mano appunto la situazione. Allora, poi abbiamo detto c'è la mia catenella, vado in questo spazio e faccio la maglia bassa, catenella, nell'ultimo spazio avrò da lavorare 7 maglie alte più l'ultima sulle 3 catenelle iniziali, 2, 3, prendo un po' di filo, 3, 4, 5, 6, 7 qui, e l'ultima maglia alta nelle 3 catenelle iniziali, l'ultima maglia alta, quindi sui ventagli laterali ne mettiamo 8, l'ultima maglia alta va incastrata nei punti di avvio, proprio per rendere più corposa, più ferma e stabile la lavorazione. A questo punto vado a lavorarmi il giro preparatorio, ve lo faccio vedere qua, il giro preparatorio per la seconda fila poi superiore dei ventagli. Come abbiamo detto, la costante sono i ventagli i ventagli da 7 punti V. Adesso vediamo come montare questi punti V. Allora, io qua mi ritrovo con
il ventaglio, cosa devo fare? Vado nei laterali e in centro, io ho necessità di lavorare degli aumenti. Come devo fare per fare questi aumenti? Niente di più semplice. Salgo con 3 catenelle. L'unico accorgimento, se per caso vi rendete conto che la vostra mano e il vostro filato tende a tirare troppo, sostituite per favore le 3 catenelle e la maglia alta finale con 4 catenelle e una maglia altissima. Dopo fatte le 3 catenelle mi giro, vado ad aggiungere altre 3 catenelle perché io devo costruire un punto V finale che mi fa da aumento e rientro nella stessa maglia lavorando il mio punto V. Catenella di separazione e conto 3 maglie alte, 1 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa, catenella di separazione, vado nel mio punto V qui in questo lato e vado a lavorarmi di nuovo. Scusate, ne ho detto una sciocchezza. Vado da questo lato qui, questo punto qui c'è una maglia bassa, vado a costruirmi l'altro punto V costituito da maglia alta, 3 catenelle, maglia alta nello stesso punto, catenella, conto 3 maglie alte, 1 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa, catenella di separazione. A questo punto io cosa mi ritrovo? Mi ritrovo con una catenella centrale che divide i due pezzi, e in questo punto mi devo ricordare di andare a lavorare che cosa? Ben un ventaglio costituito da 4 catenelle, quindi maglia alta, 1 2 3 4, rientro, cerco di metterla in mezzo il marcapunti, maglia alta, ok? E quindi mi sono ritrovata adesso in questa situazione, nella situazione del secondo giro. I fili, diciamo, i giri da ripetere poi in realtà sono 2, questo e il successivo che vedremo, oppure questo e il precedente che abbiamo già visto. Poi catenella 1 2 3, maglia bassa sulla quarta maglia alta del ventaglio, catenella 1 2 3, vado a costruirmi il punto V sulla maglia bassa del giro precedente, 1 2 e 3, chiudo il mio punto V, catenella, vado sulla quarta maglia alta del ventaglio, faccio una maglia bassa, catenella, vado sull'ultima diciamo sulla terza catenella delle 3 iniziali e proprio qui dentro mi vado a realizzare il punto V che mi farà da aumento, costituito da maglia alta, 3 catenelle, un'ulteriore maglia alta, ok? E sono arrivata anche a questo giro, ok? Adesso ritornando indietro vi faccio vedere solo un pezzettino, poi penso che riusciate a lavorare in maniera autonoma. Nel momento in cui mi alzo pongo 3 catenelle per alzarmi, vi ho detto se in caso vi si arriccia il lavoro mettete 4 catenelle iniziali e una maglia altissima finale, giro il lavoro all'interno del mio archetto qui del punto V sottostante, devo lavorare 7 maglie alte, 1 2, poi abbiamo 3, 4,
5, 6 e 7, catenella. Finita qui, sulla maglia bassa del giro precedente ne vado a realizzare un'altra. È molto importante, diciamo, questa costante di avere due giri che hanno la maglia bassa nello stesso punto deve essere una costante. Catenella, vado a realizzare l'altro ventaglio qui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella, vado nella maglia bassa che ho sotto, un'altra maglia bassa, catenella, sono arrivata nel punto centrale. Qui devo ricordarmi che non vado a lavorare nelle catenelle ma sulle maglie alte che mi formano il punto V costituito da 4 maglie alte, quindi vado a realizzarmi le mie 7 maglie alte nella prima maglia alta del V centrale, del punto V centrale, 3, 4, 5, 6, 7, aggiungo la catenella e poi dovrei andare a fare in modo speculare il lavoro da questo lato. Allora, il lavoro è questo di per sé, cioè costante. Abbiamo un giro di punti V suddivisi da maglia bassa, il giro di ventaglietti suddivisi tra di loro con la catenella e la maglia bassa. Sono questi due giri che si alterneranno in base al proprio gusto, al proprio piacere. Voi immaginate di utilizzare per esempio un filo più semplice da lavorare, magari più spesso, creare 2 triangoli e formare per esempio un poncio, cucire poi solo diciamo la parte superiore, i lati di maglia alta e catenella, farli combaciare uno all'altro. Si potrebbero così creare 2 pannelli per un poncio, si potrebbe creare uno scialle molto lungo, si potrebbe creare una piccola bandana, cioè un pochino, un po' a scelta. Penso che il progetto sia abbastanza semplice e da poter essere eseguito da tutti. In caso di necessità non esitate a scrivermi, cercherò di essere più chiara possibile. Spero che il progetto vi sia piaciuto, che attiviate la campanella e mettiate un bel like. Ci vediamo al prossimo tutorial. Un abbraccio da Uncinetti allo sbaraglio.